Thank you very much. Thank you very much, Mario. I will start with a warning by the International Labour Organization. The world has entered 2021 still facing unique crisis in business and income and great uncertainty. Coronavirus pandemic has shaken the planetary economy on a scale not seen since World War II. Approximately 114 million people in the world lost their jobs due to the pandemic, but also anti-pandemic measures and restrictions of their countries and companies. Young workers, women, the self-employed and low and medium-skilled workers are hardest hit. The ILO points out that responsible national policies should combine vaccination and other public health measures with support for the economy and the labor market. In terms of vaccination, Serbia has achieved success. Whether vaccines come from the USA or European Union or Britain or Russia or China, never mind, the Serbian authorities do not care as long as they are safe and obtained as soon as possible. When registering for the appointment, here we can tick off our vaccine of choice. Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Sputnik V, and Sinopharm are currently on the menu. For us, vaccination is not a geopolitical matter. It is a healthcare issue. Such pragmatism has paid off handsomely. Our rate of immunization exceeds all other states in Europe apart from Britain. And yes, yesterday I was not able to participate on the yesterday session afternoon because I went after invitation to receive vaccine, and I did receive the first dose of Oxford AstraZeneca. Relying on official statistics, the total economic activity in Serbia in 2020, measured by the real movement of the GDP, recorded a decline of 1.1% compared to the previous 2019. The employment rate has increased. It is 49.9%, while the unemployment rate has decreased to 9%. Earnings without taxes and contributions in 2020 are nominally higher by 9.4%. The annual inflation rate at the end of the last year was 1.2%. Our currency, dinar, has remained relatively stable against the euro. Dinar savings continued to double-digit growth and reached the highest amounts so far. During the crisis, caused by the pandemic, of course, the banking sector of Serbia showed stability, but also resistance to emergency situations. Banks have been working here all the time since the state of emergency, which lasted from March 15 to May 6 last year. Payment operations were uninterrupted. Branches, ATMs, and electronic mobile banking functioned. As many as 3 moratoriums on client obligations have been implemented, as well as a guarantee scheme for the Serbian economy. The measures of the state, which were mainly implemented to the banking sector, it is very important to say, exceeded 12% of the gross domestic income. When it comes to lending activity, it grew even the last year. Non-performing loans were further reduced to the lowest level. The indebtedness of the population of Serbia on the basis of loans, overdrafts, credit cards, and leasing contracts is around 1,500 euros, which is still the lowest indebtedness in the region and leaves enough room, we believe, for balanced credit growth in the coming years. According to the announcements from the Association of Serbian Banks, this year the focus of banks will be to preserve the liquidity of the economy and citizens.
because per i cittadini, perché questo è l'unico modo perché il sistema funzioni nell'insieme. Altro focus importante è la digitalizzazione dei servizi bancari, che naturalmente ha fatto molta strada e che sta addirittura accelerando, è addirittura accelerata durante la pandemia, come ben sappiamo, quindi è proprio il momento per utilizzare questi sistemi finanziari elettronici piuttosto che usare i servizi mobili. Questa crisi ha colpito tutto il mondo, ma rispetto ad altri paesi della regione il declino del PIL in serbo è quello più esiguo e diciamo che appunto pensiamo che questo sia in positivo, e questo è visto anche così dal Fondo Monetario Internazionale. Ora, se noi riusciremo a ricrescere non dovrebbe occorrere grossi rischi per l'economia, e quindi questo include anche il settore bancario in Serbia. Ci sono 26 banche che operano qui, di cui solo 3 sono banche nazionali. Poi abbiamo anche Banca Intesa che opera con 1,5 milioni di clienti, che è un leader misurato in linea a vari indicatori per quanto riguarda anche i depositi, i crediti. Ecco, quindi la banca ha vinto dei riconoscimenti importanti anche su Euromoney, su questa rivista, come la migliore banca operante in Serbia nel 2020. Questo sulla base anche di molti parametri sia quantitativi che qualitativi, che vanno anche a includere gli indicatori finanziari piuttosto che gli obiettivi di business e anche la sua capacità ad adeguarsi ai cambiamenti di mercato e ai bisogni dei consumatori e dei clienti. Altro criterio in questa selezione è stata la risposta della banca a quelle che sono state le sfide causate dalla pandemia globale. Ora, per la 6ª volta ha ricevuto questo riconoscimento, e devo dire che questo è importante. Per quanto riguarda il dialogo sociale, i sindacati sono riusciti a trovare un accordo con le organizzazioni dei datoriali e con i governi per, diciamo, assicurare un posto di lavoro sicuro per quelli che lavorano presso le sedi e che hanno soprattutto contatti con i clienti. Un numero significativo di datori di lavoro, di lavoratori possono usufruire di questi provvedimenti di sicurezza e stanno facendo poi altri mentre stanno facendo il loro lavoro da casa. Quindi si è cercato di sempre mettere in salvaguardia i lavoratori che ricevessero il loro stipendio regolare senza riduzioni. Altro fattore importante è che riguarda invece, diciamo, i licenziamenti del 2020. L'ultimo trimestre del 2020 è stato il periodo dove scadevano parecchi contratti, ma siamo riusciti ad estendere, diciamo, la validità di questi accordi collettivi, l'abbiamo estesa per 1 anno, e questo includeva anche quelli di alcune banche come Banca Intesa, e quindi le parti sociali si sono accordate appunto su quelli che erano i nuovi accordi collettivi. Il periodo che va tra le 2 conferenze, quindi tra le 2 conferenze, quella tenuta a Roma e poi quest'ultima, ha visto tante sfide per i sindacati della Banca Intesa, non soltanto quelle della pandemia, ma anche quelle causate dai cambiamenti organizzativi interni. In effetti in questo periodo i lavoratori hanno visto importanti cambiamenti in vari dipartimenti, e questo ha sicuramente rallentato anche quelle che erano delle relazioni di qualità tra i rappresentanti datoriali e i sindacati, e questo è stato molto di grande rilievo, considerata anche l'immediato inizio delle trattative per il nuovo accordo. Quindi il nuovo sistema è stato istituito a novembre, il 29 di novembre, durante la nostra conferenza precedente a Banca Intesa, e qui ci si è, diciamo, tutto il team era molto concentrato su questo argomento molto importante. Durante la pandemia bisogna dire che i lavoratori hanno risposto molto velocemente, c'è stata una comunicazione tempestiva con i sindacati. I lavoratori che lavoravano presso le filiali, a loro sono state date le condizioni migliori possibili per assicurare un lavoro sicuro. Inoltre il datore di lavoro ha pagato un pieno stipendio a quelli che appunto hanno contratto il Covid-19.
e quindi che non potevano recarsi presso i posti di lavoro. Questo però non ha riguardato tutte le banche in Serbia. In ottobre del 2020 è iniziata una contrattazione di qualità per un rinnovo dell'accordo all'interno di Banca Intesa. Ora, nonostante la possibilità di ritardare queste attività, invece tutti sono stati desiderosi di contribuire con anche nuove idee. Va sottolineato che questo non è, che grazie a questi risultati sono stati raggiunti gli accordi di elevata qualità che riguardano lo smart working, per esempio, piuttosto che il ricorso a dei permessi, piuttosto che riguardava anche sempre nel nuovo contratto anche tutti i trattamenti di fine lavoro. Quindi molto importanti e che hanno consentito anche di andare avanti e prendere altre decisioni. I nostri colleghi dei sindacati di Banca Intesa negli anni precedenti non erano riusciti ad includere per esempio certi elementi in questi accordi. Ora, quando io parlo dei sindacati di Banca Intesa, io sono lieto di dire che oggi a questa conferenza abbiamo Zoran Nikolic, che è presidente proprio degli sindacati di Banca Intesa, e anche Kajec, che è vicepresidente invece, che entrambi lavorano con me appunto qui a Belgrado e che lavorano appunto in stretta collaborazione dal 2019. Jelena Denkekuc, che era con me a Roma a novembre, invece non ha potuto partecipare oggi per via di altri impegni impegni ovviamente professionali. Lavorare da casa in Serbia è un po' un'opzione forzata in Serbia. Naturalmente viene fatta solo per proteggersi dal virus, ma sempre più lavoratori pensano che i datori di lavoro pensino che loro debbano essere sempre disponibili, che non ci sono più orari, quindi bisognerà valutare che cosa succederà una volta terminata la pandemia, perché in tante attività ormai è stato dimostrato che per tante attività i lavoratori possono lavorare da casa e tanti datori di lavoro hanno già stimato che non vale la pena pagare uno spazio lavorativo, pagare tutta la manutenzione, le spese correlate, che va benissimo che alcuni lavori vengono svolti invece in remoto. Il problema è che tanti lavoratori non hanno poi la possibilità di avere uno spazio lavorativo nelle loro case, nelle loro abitazioni, e quindi noi come sindacati siamo preoccupati circa mi scuso? Ecco, che loro non vorranno più tenere una parte del loro business, ma invece chiederanno ai lavoratori di istituire delle specie di società che collaboreranno con loro in futuro, e questo potrebbe creare dei grossi problemi per alcuni lavoratori, perché naturalmente sono persone che fanno il loro lavoro bene ma che non sono abbastanza intraprendenti, non è che possono far partire il loro business. D'altro canto invece quelli che hanno queste competenze probabilmente sfrutteranno questa opportunità nel prossimo futuro. Bene, come ho già detto numerose volte in passato, qui vediamo che i datori di lavoro e i governi hanno portato avanti un dialogo sociale, per essere diplomatico un po' pro forma, senza invece apportare dei cambiamenti importanti a livello legislativo. Ecco, noi crediamo che questa situazione durerà fino all'apertura del capitolo 19 nelle organizzazioni, per alcune organizzazioni, e questo verrà aperto probabilmente tra quest'ultime, e da questo punto di vista mi spiace molto dire che l'anno scorso è stato proprio l'anno in cui noi non abbiamo aperto nessun capitolo per quanto riguarda questo processo di negoziazione, neanche uno, e forse le regole più importanti della politica sociale significano raggiungere accesso a quelli che sono i servizi sociali di base, ivi incluso un sistema di protezione sociale, e poi anche elevati livelli di assunzioni, eccetera, e quindi avere anche un reddito sostenibile e sicuro, e naturalmente anche delle condizioni lavorative decorose sia per le donne che per gli uomini. La legislazione europea nel campo delle policy sociali e dell'impiego mira a creare uguali opportunità per tutti.
e quindi la discriminazione è sempre vietata e deve essere invece un rafforzamento del dialogo sociale. E quindi gli standard europei vengono adottati appunto se si può arrivare ad un miglioramento di questo campo, e questo va portato avanti dai rappresentanti, quindi l'obiettivo è proprio quello di proteggere al massimo i lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo in Serbia noi dovremo probabilmente aspettare ancora un po' di tempo, sfortunatamente non sarà così immediato una protezione di questo tipo. Bene, vi ringrazio molto per avermi permesso di prendere la parola a questa conferenza. Auspicabilmente la prossima volta riuscirò a venire di presenza, perché è sempre meglio essere vicini invece che vedersi in remoto. Grazie a tutti.